Ben ritrovati amici, oggi ho un 210 mm in mano, già perché ho il 105 AFS 1.4 Nikkor e il 105 AIS F1.8 sempre Nikkor, vecchia scuola e nuova scuola, già perché al momento non esiste ancora la versione Z del 105 mm super luminoso. Forse non arriverà mai perché c'è un 85 Z1.2 di cui vi ho già parlato e un 135 Plena F1.8. Obiettivi interessanti che si discostano un po' da quella che era la filosofia del ritratto o il look del ritratto degli anni 70, degli anni 80, degli anni anche 2000, quando questo obiettivo è nato, anzi 2000, molto posteriore al 2000. E allora due scuole di pensiero diverse con la stessa focale, li ho messi a confronto, però ci sarebbe anche un terzo incomodo, e cioè il 105 Sigma Art. Eh già, perché lasciarlo fuori? Non potevo tenerli in mano tutti e tre, ma adesso due sì, eccolo qua, il 105 Sigma Art 1.4. È un bell'obiettivo, bello in tutti i sensi, e anche abbastanza pesante e ingombrante. Se lo paragono al piccolo 105 1.8 AIS, non c'è partita, però mi interessa capire anche e soprattutto la resa fotografica, quella che ci interessa di più nello specifico ambito del ritratto o comunque della riproduzione di oggetti, perché tutti questi tre obiettivi hanno un'apertura molto generosa, capace di generare una profondità di campo ristrettissima, ma soprattutto non è quello che mi interessa, la qualità dello sfocato, quel fuorifuoco che deve essere leggibile ma non troppo duro, deve essere piacevole e non disturbare troppo, e attenzione tanto davanti quanto dietro al soggetto. Cominciamo con il 105 1.8, il vecchio AIS, vecchio perché il progetto è un progetto degli anni 80, il suo debutto arrivò nel 1981, quindi più di 40 anni fa. È il più piccolo dei tre, è anche vero che è quello che non ha l'autofocus, e questo purtroppo devo ammetterlo, quando si lavora in un servizio fotografico si sente la mancanza, ed è facile, vista la ridottissima profondità di campo, portare a casa degli scatti che poi si devono buttare perché non sono a fuoco. Oggi come oggi questo è il grande limite di un obiettivo pur valido otticamente come quello che state osservando, perché è tanto valido nello spazio esterno, quindi anche nel paesaggio per intenderci, quanto nel ritratto, dove è evidente che offra il suo meglio, perché è caratterizzato da quella levigatura della luce, non è mai bucato dalla luce, è sempre molto vellutato, garbato. Questo è un po' il suo pregio. Non è nitido come gli altri, però se lo utilizziamo nel ritratto gli perdoniamo tutto, perché è giusto che sia così, un obiettivo nato per questo. Però è anche vero dall'altra parte, diciamo dall'altro piatto della bilancia, che è il più leggero ed è anche quello che è il più economico fra tutti, visto che si trova soltanto nel campo dell'usato. Nel 2016 arriva questo bombardone, il Nikkor 105 F1.4, massiccio, potente, vuole anche diciamo imporre un po' la sua autorevolezza, dato che il pur valido 85 1.4 che era già in catalogo costava al listino sugli 800 e rotti euro, questo ne costa quasi il triplo, al listino era 2.300-2.400 euro, però lasciatemi dire che la qualità c'è tutta, c'è il dettaglio dove serve, c'è il colore quanto serve, c'è uno sfocato assolutamente di pregio. È un obiettivo che mi piace, mi è piaciuto perché mette insieme tutte queste cose, ma non solo. Oltre alla capacità, alla finezza cromatica, a questi transitori così morbidi nel colore, queste sfumature che riesce a mettere in campo, si trova a suo agio anche negli spazi esterni con luce diurna, quella un pochettino più dura, quella
più violenta, scusatemi, ma rende bene il contesto, cioè è un obiettivo completo. In altre parole, mi sento di dire in questo caso che è un obiettivo che vale i soldi che costa. Poi è vero, qualcuno mi dirà, ma è pesante. Sì, è vero, non è super maneggevole, però è ancora accettabile perché non si estende troppo in là. E poi non dimentichiamo che il suo diretto concorrente, proprio il Sigma Art, di cui vi parlerò fra poco, e lì veramente c'è tanto peso, ma davvero tanto. Quindi non lamentiamoci, anzi godiamoci la carica cromatica, le sfumature che questo obiettivo riesce a mettere in campo, lo stacco deciso ma anche conveniente, morbido, piacevole. Insomma, si è capito che mi è piaciuto? Direi proprio di sì. Ci sono 9 lamelle, ci sono 14 elementi in 9 gruppi, quindi non è proprio un obiettivo dallo schema ottico semplicissimo, eppure lo sfocato è grandioso. Se non corre nemmeno un dubbio nella scelta fra il 105 Nikkor 1.4 rispetto all'1.8 AIS che è manuale, chiaramente l'autofocus aiuta tantissimo e l'evoluzione nel trattamento delle lenti c'è tutta in quello più recente. Con il Sigma Art il testa a testa diventa davvero serrato e non vi nascondo che fare un confronto alla cieca metterebbe in crisi più di qualche occhio attento, sebbene le differenze ci siano. Allora vado veloce per dirvi quelle tecniche. Stiamo parlando di un obiettivo, il Sigma Art, che pesa oltre 1,5 kg. Questo non è un fattore indifferente perché comunque se non avete un corpo stabilizzato, attenzione ai tempi. Poi lo sbilanciamento è più evidente rispetto al Nikkor perché la lente frontale, quella enorme perché porta un filtro da 105 mm, sta proprio in fondo, in coda all'obiettivo e quindi lo sbilancia un pochettino. Inoltre, però, a favore del Sigma c'è il prezzo, costa la metà. E allora ecco che si pareggiano un po' le cose e come sempre dobbiamo essere noi a capire quale ci serve di più. Dal punto di vista ottico eccellente anche questo, non peraltro è uno di quegli obiettivi che possiedo da tempo e mi piacciono, però ha un modo di comportarsi leggermente diverso dal Nikkor, e cioè i colori, mi spiace dirlo, sono più belli quelli del Nikkor, ma non che quelli del Sigma non siano altrettanto validi, sono leggermente, ma leggerissimamente meno bilanciati e allora evviva l'equilibrio che Nikkor riesce a mettere in campo. Per quanto invece riguarda lo sfocato, e cioè l'acutanza al centro del fotogramma e come viene poi dispersa man mano che ci si sposta lungo il raggio, quindi verso l'estremità del bordo lente, anche qui c'è una questione diversa fra i due obiettivi. Il Nikon appare leggermente più progressivo, meno appuntito sul fuoco, mentre invece il Sigma presenta un'acutanza estrema nel centro, proprio nel pallino dove noi abbiamo posizionato il fuoco, quindi uno stacco che appare più deciso, ma solo perché il decadimento del fuoco è più repentino. Lo sfocato in generale è validissimo, piacevolissimo per entrambi, anche se lo vedremo nel test a seguire, quello Nikon anche in questo caso, ma è sempre un parere personale, lo trovo leggermente più morbido, più vicino a quegli Zeiss, a quegli Contax, a quei Milvus che a me piacciono particolarmente. Però è anche vera un'altra cosa, che quando vado a fotografare altri soggetti, che non sia il ritratto, ma soggetti più grandi, sempre trattati come ritratto, ma anche qualche panorama, perché no, do una preferenza al Sigma, perché mi piace di più la caratteristica che vi ho elencato prima, emerge e mi dà quello stacco quasi pittorico, molto vicino ad alcune lenti del grande formato che io apprezzo particolarmente, dove potete capire che è possibile lavorare a, non so, a f5.6 o f8 evidenziando proprio il soggetto o l'oggetto in questo caso che intendo mettere a fuoco. Insomma, un bel testa a testa dove da una parte abbiamo un obiettivo eccellente, il Nikkor, e un obiettivo eccellente
con un trattino meno il Sigma, che però si fa ripagare per il prezzo d'acquisto. Quello che tento di esporvi è più facilmente leggibile da queste immagini comparative, dove al di là delle variazioni cromatiche del sensore, perché da una parte Sigma c'è il Canon, dall'altra il Nikon c'è per l'appunto il sensore della fotocamera Nikon, si nota una morbidezza e comunque una qualità dello sfocato che a mio avviso è leggermente migliore nel caso del Nikon. Per esempio a f2.8 si comincia a notare come a sinistra il Sigma presenti anche queste luci puntiforme più arrotondate, che però, se vogliamo, danno sì un look più grintoso all'immagine, però anche forse distolgono un pochettino. A F4 diventa invece ancora più evidente questo effetto, e cioè a sinistra un Sigma che comincia a tracciare il terzo, il quarto piano prospettico, mentre invece Nikon mantiene tutto ancora molto morbido, molto soffuso. In questo senso, secondo me, è leggermente migliore. Il trattamento delle luci puntiformi e comunque del fuorifuoco, in questo caso forzato come vedete, mette in risalto ancora una volta da una parte il progresso fotografico, dall'altra anche la qualità dei vetri utilizzati, perché partendo da questo 105 1.8 AIS, molto valido, molto bello, però il fratello più recente, cioè l'1.4, decisamente presenta un contrasto maggiore, una vivacità nei colori leggermente più gradevole, più a posto, e persino, oserei dire, anche un circolo di confusione o comunque insomma un fuorifuoco, come vedete, ancora più accurato, con un contorno più netto, decisamente più piacevole, cosa che ritrovo anche nel Sigma Art, ma con una caratteristica cromatica leggermente inferiore, che è un po' quello che mi ha caratterizzato l'impressione di tutto il test in tutto il suo sviluppo. Devo anche confessarvi che se si trattasse di una prova alla cieca, non saprei riconoscere fra i due questa prova, non saprei attribuire la paternità all'uno o all'altro, perché sono eccellenze entrambe, però nel Nikkor c'è qualcosa che lo rende leggermente migliore ai miei occhi. E così, se vi aspettavate un vincitore, un giudizio netto, no, non c'è neanche questa volta, perché sono obiettivi diversi, cambia il produttore, Sigma, Nikon, cambiano le generazioni AIS e la nuova serie G, nuova, che ormai è già superata dalla Bayonetta Z, cambiano le prestazioni, ma cambiano in alcuni settori, perché questo fa meglio quella cosa lì, quell'altro però è un po' meglio così, quello però costa meno, sì, ma quello è solo manuale, insomma, a voi la scelta. Però il 105 Art della Sigma non mi dispiace affatto, quello Nikkor però lo preferisco leggermente, è più raccolto, pesa meno, e la resa dei colori è lievemente migliore. Però poi penso che il Sigma costa poco più della metà del concorrente, e allora questo riapre tutto il dibattito. Vabbè, insomma, avete capito, una bella confusione, lascio poi a voi le risposte. Ciao a tutti e alla prossima!